Ciao amici, eccoci qua con una nuova recensione di un inchiostro scribo, il Notturno Viola. Lo ricompongo perché comunque anche la confezione, ma ve ne ho già parlato ampiamente in altre recensioni, anche la confezione vuole la sua parte. Allora lo ricompongo velocemente, eccolo qua. Così ci arriva a casa un bel cubo, la tonalità è quella grigio scribo che dà anche il nome poi ad un inchiostro. Un bel cubotto, un bel cassetto dal quale estrarre questo generoso calamaio. Ve l'ho descritto perché? Perché secondo me è un calamaio che come forma, come struttura, senza dubbio è uno di quelli intelligenti e non tanto, ve lo confesso, per il fatto che sotto sia vuoto e si possa impilare, perché sono giocolerie da scrittoio che Marco Chiari deve guardarsi bene dal fare, visto che ecco, è molto incline a farli rovesciare e ai disastri. Però è un calamaio molto stabile, molto capiente, 90 millilitri, non costoso secondo me, nel senso che è vero che 35-36 euro non sono pochi, ma è anche vero che non sono pochi i 90 millilitri che troviamo e anche, diciamo, la formulazione di questi inchiostri, la qualità non è assolutamente male. Ed in più mettiamoci anche questa forma intelligente che ci consente di andare a pescare le ultime gocce di inchiostro con un'imboccatura molto generosa, con questo tappo da conserva che sembra non chiudere, ma chiude molto bene. Guardate quanto è generosa l'imboccatura. Ed inoltre apprezzo molto il fatto che lasciando il calamaio nel cassetto possa andare a vedere e riconoscere subito di che tinta si tratti, dato che c'è riportata proprio in questa piuma il colore esattamente quello dell'inchiostro. Osservandolo all'interno vedo un colore molto scuro, un viola che ogni tanto incede in qualche pennellata di porpora, di magenta scuro, ma comunque è un viola mirtillo scuro, è un viola notturno, sì, è giusto che venga definito così dal produttore perché è un viola notte, quindi scuro. Eccolo qua, tra l'altro l'ho provato prima di raccontarvelo e lo mettiamo subito alla prova. Pelican 150 con il suo pennino fine, che sapete essere un fine un pochettino sui generis, tendenzialmente un fine medio se proprio vogliamo dirla tutta. Andiamo a provare questo inchiostro, stringo ancora un pochettino. Notturno Viola di scribo si percepisce subito uno degli elementi, delle caratteristiche più tipiche di questa azienda, e cioè la scorrevolezza di questo inchiostro. Un inchiostro che è molto fluido e fa scorrere tutti i pennini. Però è un inchiostro al contempo anche generoso, in quanto si sente che avvolge il pennino, non lascia scoperta la punta, non lo lascia sfrenato e un po' al suo destino, ma si riesce a controllare nonostante la tendenza sia quella di un inchiostro scorrevole, quindi adatto per chi vuole scrivere e deve scrivere a lungo, quindi senza stancare troppo la mano, soprattutto nel rispetto di pennini che aiutano anche questo modo di scrivere. Dicevamo che si tratta di una Pelican M150 con il suo pennino fine. Come potete vedere è molto simile al blu cosmico, sempre prodotto da Scribo, e cioè un viola che si perde quasi al confine del nero, ma qui c'è molto più margine rispetto al blu cosmico, mantenendo però, e questa è la parte apprezzabile, mantenendo però la sua caratteristica, il suo colore principale, che è il viola. Questo non viene mai a mancare. Nelle prove che ho fatto mi ha ricordato più di una volta il bilberry, il mirtillo. Il bilberry perché mi viene in mente l'inchiostro della Diamine Bilberry, che me lo ricorda abbastanza, ma potrebbe avvicinarsi anche a qualche Private Reserve, anche se siamo più o meno sempre nella stessa galassia di produttori di questo tipo di inchiostri.
Molto piacevole, piacevole perché ad esempio questo pennino, che è un pennino fine ma non è diciamo dei migliori prodotti da Pelican, tenderebbe ogni tanto ad essere un pochettino spigoloso, un pochettino ha avuto un'infanzia difficile, chiamiamola così. Con questo inchiostro c'è una componente che lo ammorbidisce, come se avvolgesse la punta del pennino anche nelle parti dove magari risulta un pochettino più spigoloso, e lo rende comunque scorrevole, come piacerebbe a tutti avere un pennino del genere. Quindi molto valido, e come possiamo notare, spero possiate vedere anche voi, man mano che il colore asciuga resta molto fedele a quello che è stato messo giù da bagnato, quando ancora con la componente liquida. Un viola scuro molto presente, denso, fitto, con una gamma ristretta. Perché gamma ristretta? Perché c'è poco spazio per le sfumature. Qui la gamma è davvero questa, è un viola centrato lì e c'è poco scampo. Quello è. Non passa la carta, diciamo che rispetto ad altri inchiostri è un pochettino più incline a farlo, perché ho notato che anche su carte che sono a prova di passaggio, come ad esempio anche la Rhodia che sto utilizzando, ogni tanto se vado vedete, a passare così, oppure ad essere con pennini più larghi, molto lento, e quindi indugiare nella scrittura, è facile, faccio un passaggio doppio giusto per farvi vedere, è più facile non vederlo, ma insomma averne riscontro anche dall'altra parte, cosa che con altri inchiostri non succede. L'ho provato come sempre per metterlo in confronto sull'Ariston Blasetti, che è un blocco quadrettato, quindi che senza dubbio va a scurire un pochettino la percezione visiva di questo inchiostro. L'ho provato con due pennini, uno è un pennino extra fine, quello della Platinum, che vedete, essendo un inchiostro scuro, non ha problemi di farsi vedere, quindi di creare il contrasto dovuto anche con la rigatura del foglio, a maggior ragione quando utilizziamo, eccolo qua, le tinte mi ricorda il Bilberry, questo è un riscontro di 2 o 3 settimane fa, forse anche più. Possiamo affiancarlo quindi a quello che abbiamo appena prodotto, e come vedete la tinta effettivamente è quella, salvo che sul blocco quadrettato sia un pochettino più scura e meno brillante, cioè ci sia meno contrasto, ma sappiamo che è dovuto alla brillantezza della carta. Però è davvero riconoscibile, cioè la tinta è quella. Fra le altre cose, spero riusciate ad apprezzare quanto sia fitto il pigmento che compone questi inchiostri, ed è una qualità che sulle carte di pregio emerge, quindi su quelle meno trattate si riverbera in che cosa? In una profondità, in una capacità di copertura decisamente elevata, ma nelle carte buone si vede proprio come impregna la fibra, e questo è un plus senza dubbio. Dicevamo, passa il foglio, vedete dove vado a marcare un pochettino, potrebbe effettivamente presentarsi, però soprattutto in corrispondenza della scrittura col pennino extra fine non c'è traccia, quindi bene da questo punto di vista. Dicevamo, quale inchiostro può ricordare questo notturno viola di Scribo? A me ricorda molto da vicino per esempio il Diamine Bilberry, anche se il Bilberry, come spero si possa notare, è un pochettino più vivace, un pochettino più rossastro rispetto a questo viola, che comunque insomma contiene per forza del rosso. L'ho molto vicino al Sydney Lavender di Robert Oster, anche se questo inchiostro di Robert Oster è meno brillante, un po' più pastellato, quindi perde un pochettino di saturazione rispetto al notturno viola. Sono questi degli aspetti, delle caratteristiche che ho riscontrato anche in altre tinte di Scribo, cioè la capacità, pur scendendo nella gamma scura della tinta che ha scelto, la tinta nominale, di mantenere però viva e vivace il pigmento. Questa è una cosa che apprezzo molto, perché anche se siamo al limite della banda, vedo che è un viola scuro, non è un viola che però si perde, poi diventa un grigio desaturato vicino al nero che però non è nero, insomma
molto bene, molto valido, mi piace molto. Ancora, ecco, per farvi un esempio, questo è il Relaxed Purple di Fritz Schimpf. Come vedete, in questo caso si perde la vivacità, si perde la saturazione cromatica e si va verso un viola molto spento, verso un grigio che ci fa perdere un pochettino il gusto della tinta nominale, del colore. Eccolo qua, questo è il Fabriano Ecoqua, stiamo parlando del pennino extra fine del Pilot Custom. Come vedete basta prendere un pennino più largo e il colore si sposta come pienezza, ma la tinta è la stessa. Infatti sempre sulla stessa carta, ma con un pennino, vedete, diverso, eccolo qua, il Notturno Viola di Scribo, che ovviamente, approfittando, quindi giovandosi di un tratto più largo, riesce anche a mettere in campo appena qualche accenno di gamma dinamica. Questo è il pennino italico dell'Aurora, un signor pennino, e quindi c'è appena qualche, vedete, qualche indulgenza verso il colore un pochettino più chiaro, però come vi ripeto è un inchiostro abbastanza contenuto nella sua gamma di riferimento. E a voi tutti amici, grazie per aver seguito anche questo video e appuntamento ovviamente ai prossimi se vorrete essere con me. Ciao a tutti!